Ciao ragazzi, mi scuso anticipatamente per le smorfie, le contorsioni mentre suonerò e non è esibizionismo, è dalla prima volta che ho suonato qualcosa che somigliasse a un Hammond nella vita ho cominciato a fare così, quindi niente. Ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ciao ragazzi, come avete visto nel video sono qui con il Luma Organ 2 e allora faccio una premessa. Studio Logic è stata in questi anni con me particolarmente gentile, mi hanno concesso eh, più di una volta tra l'altro delle agevolazioni e mi hanno aiutato ad avere con me questo organo Hammond, questo clone Hammond. Allora, quando si entra nella questione cloni Hammond diventa veramente complicato, nel senso che gira di tutto, insomma, perché l'Hammond è uno strumento estremamente delicato e ognuno lo suona a modo suo, come avete visto nel video, nel senso che il rapporto con questo strumento è molto viscerale normalmente. E quindi si finisce per non essere mai contenti, perché l'Hammond vero è un'altra cosa, perché insomma tutti questi discorsi che si fanno da anni e si sa insomma che cosa significa suonare un Hammond, che poi non vuol dire suonarli tutti perché sono tutti diversi. E comunque, tornando a questo strumento, scusate per la divagazione, ma ci stava perché in realtà chi si intende o chi insegue un suono di Hammond sa di cosa sto parlando. Ripeto, al di là di questa digressione, vorrei presentarvi questo strumento che io utilizzo molto spesso. Prima di tutto ringrazio Maurizio Zapatini che mi ha dato il suo, perché quelli che Studio Logic mi ha dato sono via, sono in giro per locali, blues e dintorni. Partiamo da zero. È tutto a portata di mano. Questa tastiera ha anche la tastiera dei preset, nel senso che l'ultima parte di tastiera, che come sull'Hammond è al contrario, cioè tasti bianchi e neri sono al contrario, si può utilizzare per dei preset che si possono richiamare velocemente. Questo fa diventare questa tastiera anche una tastiera a 73 tasti, che permette di essere utilizzata anche non solamente come organo Hammond, ma come ripeto anche come MIDI controller, con i controlli che ha a disposizione. Partendo da destra, a parte i preset, possiamo scegliere se utilizzare o non utilizzare il rotary. Questo è l'effetto. Possiamo decidere se utilizzare chorus e vibrato e quale di questi, sia per il manuale superiore che per il manuale inferiore, che in questo caso possono essere utilizzati splittati o a sé stanti. Collegando un'altra tastiera diventano due manuali chiaramente, e a quel punto si possono gestire. Qui c'è la serie di drawbars, una serie di drawbars che però permette immediatamente
tramite questo tasto di scegliere a quale manuale si riferisce, in parole povere. Per esempio, se faccio uno split, utilizzerò nella parte bassa della tastiera il secondo manuale, oppure se utilizzerò la pedaliera. Le percussioni, con tutti i parametri classici delle percussioni, seconda, terza, decadimento, veloce, lento, e il soft e normal per la quantità di percussioni. Ecco, io sto utilizzando un pedale per il Leslie per decidere la velocità del rotary, se è fast o slow, ma in realtà posso farlo anche con questa mod wheel. Bene, veniamo poi al suono. Qui abbiamo gli effetti, reverbero, che è molto bello. Suona molto bene. Il key click, il drive. Se si trova il punto, questo vale per tutti gli organi, non si comportano tutti allo stesso modo, quindi bisogna cercare di trovare il punto dove suona, dove esce quel grido, non so come dire, che non vuol dire che sia il full, non vuol dire niente, in realtà nel mio caso, per esempio, già questo è un livello di cattiveria interessante. Poi va un po' a gusti, ripeto, è una questione molto personale. Ora io sto... Sentite la grana? Che click esagerato, oppure poi abbiamo anche un equalizzatore, il leakage o leakage, insomma, come viene chiamato normalmente. Sentite? Che è una sorta di rumore elettrico, che è un difetto in realtà. Io credo che molto spesso penso a quanto questi difetti siano diventati poi la caratteristica di questo strumento. Tutti i casini che combinava Lemon Vero vengono riprodotti per cercare di dare quella sensazione di realtà, di vero, ai cloni. Sono convinto che Hammond non fosse particolarmente contento dei difetti dei suoi organi, ma in realtà sono il bello di questi strumenti. Può fare un po' di tutto e in modo anche abbastanza rapido. Si passa tranquillamente da una situazione, diciamo, un po' più...
Insomma, avete capito quante sono le possibilità e quanta velocità nel cambiare da un mondo all'altro si può ottenere da questo strumento. Poi la questione del gusto personale qui entra in gioco tantissimo, perché come dicevo all'inizio, se si parla di Cloney Hammond ognuno dice la sua. Quello che vi posso dire io è che io me lo sto portando in giro da tanto tempo. Io sono, diciamo, io suono l'Hammond a modo mio, come del resto tutti, ma insomma, diciamo che non sono un organista così ortodosso, nel senso, avendo suonato quello vero e tutti quelli non veri, diciamo, in tutte le situazioni che vanno dal pop, dove ti devi inserire in un pezzettino piccolo così, a blues soul, e così nel mio piccolo tutto quello che ho ascoltato fin da ragazzino, essendo un amante profondo dell'Hammond. Gli strumenti che permettono di stare insieme al resto della band in tante situazioni, con un suono di Hammond che possa muoversi all'interno dei generi nei quali è stato utilizzato, credo sia un punto di forza. Io credo che il Luma Organ qualità-prezzo sia uno strumento davvero, davvero indicato per chi ha bisogno di qualcosa di portatile, leggero e soprattutto versatile. Ha un'impronta abbastanza cattivella, che non guasta nel mio caso, ma come avete sentito è anche capace di avere una delicatezza notevole. Ripeto, oltretutto a questa cosa della tastiera dei preset, che devo dire è interessante perché anche come master si può utilizzare. Chiaro, quando si arriva qui in fondo magari ci gira la testa, però è una cosa alla quale ci si abitua velocemente. Si ha anche un pitch, volendo, pitch bend, e tutti i controlli sono assegnabili. Ecco, quello che volevo dire per chiudere, prima di lasciarvi alla seconda parte del brano che avete sentito all'inizio, dove suono un po' insieme ad altre cose per dare un contesto, anche un contorno. Quello che volevo dirvi è che questa equalizzazione e tutte queste cose non vanno considerate come si usa pensare, cioè nel senso, vado in un locale, sento più o meno come suona il monitor, così metto. È proprio rispetto al suono che si sta suonando, perché quando si usa il drive chiude, e quindi magari con un po' di acuti si può compensare questa cosa. Bisogna ragionare in questi termini e allora si può arrivare veramente ovunque. Io ringrazio ancora voi perché che mi seguite e che mi aiutate a far crescere il mio canale. Ringrazio Studio Logic per tutti i favori, fondamentalmente, che mi hanno fatto, perché di questo si tratta. Vi lascio con la seconda parte, o insomma con un'altra parte del brano che ha aperto, quello dove mi contorcevo, che ha aperto il video, e basta, insomma. Vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e un abbraccio. Ciao ciao.